Ho dedicato 2 anni della mia vita alla realizzazione del sogno di andare dalla Cina a Narni in bicicletta. Questa è una storia che parla di sogni, di libertà e di avventura. La realizzazione di questo progetto nasce circa 2 anni fa, dal desiderio di voler scoprire il mondo in maniera autentica, lentamente e senza filtri, ripercorrendo la leggendaria Via della Seta. Ed è per questo che a ottobre del 2025 sono partito con un aereo di sola andata per la Cina, con l'obiettivo di tornare a casa, a Narni, in bicicletta. Ecco qua, è arrivata la bici, quella che ci accompagnerà lungo questo viaggio lungo la Via della Seta. Dopo aver trascorso quasi un mese in Cina, con il visto ormai in scadenza, mi sono diretto verso il sud-est asiatico. È stato proprio lì che ho iniziato a registrare seriamente video per YouTube, trasformando il viaggio anche in un racconto da condividere. Oggi si esce definitivamente da Hanoi. Fuori dalla strada principale. Mancano 20 km più o meno al confine e forse andando più entriamo nel Laos e teoricamente il meteo migliorerà, lo spero, perché è da tanti giorni che piove e basta. Dopo aver lasciato il Vietnam sono entrato in Laos e la prima impressione è stata quella di un paese più povero rispetto a quello che avevo appena attraversato. Anche il passaggio alla frontiera è stato piuttosto particolare, infatti oltre il costo del visto all'arrivo mi è stata chiesta una sorta di mancia per mettere il timbro sul passaporto, cosa che mi ha fatto comunque capire che la corruzione sia ancora abbastanza diffusa in questo paese. Un'altra cosa che mi ha particolarmente colpito è che lungo la strada vedevo molto spesso dei topi in vendita da mangiare, una scena comunque a cui non ero decisamente abituato. Comunque il mio passaggio in Laos è stato piuttosto rapido e dopo pochi giorni ho raggiunto la Thailandia. Abbiamo ufficialmente messo piede in Thailandia. Questo è l'alloggio per stanotte. Ho trovato un piccolo campeggio. Entrato in Thailandia da un buon Raticiani ho proseguito fino a Bangkok, dove mi sono poi fermato qualche giorno per sostituire le ruote della bicicletta, in vista anche delle prossime tappe del viaggio. Oggi ultimo giorno di pedalata prima di entrare a Bangkok. Infatti oggi fermo tutto il traffico di Bangkok. Nell'attesa che il lavoro fosse completato, ne ho approfittato per esplorare alcune delle isole più belle del Golfo della Thailandia, prima di tornare a Bangkok e rimettermi in sella. E oggi si riparte direzione Chiang Mai, c'è un vento fortissimo, è quasi fresco all'ombra, freddo è un parolone, però è fresco. Dovrebbero mancare 500 metri a una sorta di campeggio, ma la strada non è una strada qua, è così. Fa tutta spinta l'ho fatta, ma che poi io genio, vabbè, sono mancano 500 metri, ho comprato un cocco e lo sto a portare così perché non so dove metterlo. Ecco, al di là di quel fiume c'è il Myanmar. Dopo aver attraversato le montagne del nord della Thailandia, lungo il confine con il Myanmar, sono arrivato a Chiang Mai, dove mi sono fermato per un paio di giorni prima di partire verso Chiang Rai. Mancavano ormai meno di 80 km al mio arrivo, quando è successo qualcosa che non avevo previsto. La notte tra il 26 e il 27 gennaio 2026, uscendo troppo velocemente dalla tenda, ho avuto un calo di pressione, il che mi ha fatto svenire. Ho sbattuto la nuca e mi si era aperta una ferita di circa 7 cm. Dovevo andare in ospedale, per questo motivo riesco a raggiungere l'ospedale del paese. Tuttavia era un ospedale molto piccolo e c'erano tantissime persone al mio arrivo, verso le 11 di mattina. Tuttavia, dato che la mia ferita era una ferita in testa, i medici mi hanno preso subito e mi hanno messo 4 punti. Ma non è finita qui, perché i medici mi hanno consigliato in maniera piuttosto preoccupata di recarmi a Chiang Rai in un ospedale più grande, in quanto dovevo controllare di non avere un trauma cranico.
e grazie ai ragazzi conosciuti in campeggio riesco a fare l'autostop con la bicicletta e a recarmi a Chiang Rai, che era a circa 80 km da dove mi trovavo. Una volta arrivato a Chiang Rai ho fatto tutti gli accertamenti del caso e fortunatamente non avevo nessun trauma cranico. Ho dovuto aspettare qualche giorno a Chiang Rai e poi sono potuto ripartire in direzione Laos. Siamo appena entrati in Laos per la seconda volta, ma questa volta siamo entrati nel triangolo d'oro. Dopo essere entrato in Laos, decisi di percorrere una strada conosciuta da pochissime persone. Ne ero venuto a conoscenza grazie al racconto di un altro ciclista che l'aveva percorsa in direzione opposta e me ne aveva parlato. Seguiva il Mekong lungo il confine con il Myanmar ed era composta da circa 150 km interamente disterrato. Da lì la strada proseguiva fino alla Cina. Nei villaggi che attraversavo non erano abituati a vedere gli stranieri, infatti ogni volta che passavo i bambini uscivano dalle case e correvano verso la strada chiamandomi Farang, un termine usato in Laos e in Thailandia per indicare uno straniero. Questa, senza ombra di dubbio, è stata una delle esperienze più belle dell'intero viaggio. Hello. Diciamo che la strada non è delle migliori, mi mancano 15 km ad arrivare, ma percepiti 2000. Allora, la strada è migliorata e per dire che questa è migliore rispetto a quella di prima vuol dire che quella di prima faceva veramente schifo. Credo che lì un bel camion ha fatto un volo da questa strada. Dopo aver attraversato il Laos sono rientrato in Cina e mentre mi avvicinavo al confine mi sono trovato davanti un'immagine impressionante, una fila di camion lunga circa 15 o 20 km, tutti in attesa di entrare nel paese. Da lì poi ho proseguito fino a Kunming, dove ho preso un treno in direzione Kashgar, il punto di partenza della mia traversata dell'Asia centrale. Caro diario, oggi si chiude il mio capitolo nel sud-est asiatico. Non so se un luogo possa cambiare una persona, so solo che dopo questi mesi qualcosa in me è diverso. Pensavo che mi sarei ricordato soprattutto delle strade, dei paesaggi e dei chilometri. Invece la cosa che mi porto via è il modo in cui le persone vivono i rapporti con gli altri. Qui la fiducia sembra ancora qualcosa di naturale. Vivere per mesi in questo contesto mi ha insegnato poco alla volta a concedere fiducia alle persone. Credo sia questa una delle lezioni più belle che mi lascia il sud-est asiatico. Tra poco entrerò in Asia centrale. Di quella parte di mondo so ancora pochissimo. Ma vediamo cosa avrà da insegnarmi. Perfetto, si riparte, siamo a Kashgar, nella Cina più ad ovest. Sembra che siano le 6 del mattino, in realtà sono le 8 e è ancora buio. Dopo aver lasciato Kashgar mi sono diretto verso il Kirghizistan e appena sono entrato ho capito subito che qui l'ospitalità era davvero qualcosa di speciale. Infatti tantissime persone lungo la strada si fermavano per lasciarmi qualcosa da mangiare oppure qualcosa da bere. Da lì ho continuato a pedalare attraverso il Kirghizistan, il Tagikistan e l'Uzbekistan, percorrendo circa 1000 km fino a raggiungere Samarcanda, una delle città simbolo della Via della Seta. Oggi raggiungiamo Samarcanda. Eccoci arrivati a Samarcanda. Eccoci a Samarcanda, siamo pronti a ripartire direzione ovest, direzione Kazakistan e poi Azerbaijan. Dopo aver lasciato Samarcanda mi sono diretto verso il deserto. Mi aspettavano circa 800 km dove i punti di rifornimento erano distanti una cinquantina l'uno dall'altro. Eppure nella maggior parte dei casi non ho mai avuto bisogno di fermarmi. Infatti lungo la strada c'era sempre qualcuno che accostava per regalarmi una bottiglia d'acqua, del cibo o semplicemente per assicurarsi che stessi bene. Salam alaikum salam. Good afternoon. Good afternoon. In mezzo alla steppa uzbeka. Ho attraversato il deserto seguendo una strada costruita grazie ai finanziamenti cinesi, passando per alcune delle città più importanti della Via della Seta, come Bukhara e Khiva. Chilometro dopo chilometro ho continuato a pedalare verso ovest fino a raggiungere il Kazakistan, dove mi aspettava quella che sarebbe stata, senza dubbio, la parte più difficile di tutto quanto il viaggio. Si parte per i prossimi 5 giorni al di fuori della civiltà e dopo 4 giorni dovremo raggiungere questo. Ho caricato la bici con 15 litri d'acqua, non so neanche
come abbia fatto a mettere 15 litri d'acqua sulla bici tra le varie parti, ed in più ho uno zaino perché sennò non mi centrava, col cibo pure, pesantissima, ma si parte. Per i 5 giorni successivi mi sono addentrato in una delle zone più remote dell'intero viaggio. Davanti a me c'erano circa 270 km senza negozi e villaggi, e i primi 150 erano tutti su sterrato, e l'unico punto in cui avrei potuto rifornirmi d'acqua era una piccola moschea nel mezzo del nulla. Quell'acqua però andava prima resa potabile. Per il resto non c'era davvero niente, solo deserto, cammelli, cavalli e tanto vento. Ecco gli unici esseri viventi. Il primo giorno fu probabilmente il più duro. Oltre allo sterrato ho dovuto affrontare un vento contrario che sfiorava quasi 60 km/h e avanzare diventava sempre più faticoso. Ma il vento non era la mia unica preoccupazione, infatti solo pochi giorni prima un violento temporale aveva colpito questa zona, trasformando molti tratti della pista in un mare di fango. Ho deciso comunque di provarci, sperando che nel frattempo il terreno si fosse asciugato abbastanza da permettermi di passare. Per darvi un'idea quello che succede quando piove, qualche giorno fa ha piovuto, con la macchina è rimasta incastrata lì, non c'è nessuno dentro, comunque avranno raggiunto la strada perché sta laggiù, sta a 5 km. Allora, la prima giornata è praticamente finita, se non fosse per il vento che è molto fastidioso va bene, però vado molto lento anche perché il terreno è un po' fangoso. Sono arrivato, mancano 20 km alla moschea, ora oggi dormiamo qui, proprio in mezzo al nulla. Alla fine il fango si è rilevato molto meno problematico del previsto e sono riuscito ad attraversare il tratto di sterrato senza particolari difficoltà. Pensavo che il peggio fosse ormai alle spalle, ma appena un paio d'ore dopo essere tornato sull'asfalto, il cielo si è oscurato e ha iniziato a diluviare. La strada ormai non era più un problema, ma lo era il fatto che non aveva alcun riparo attorno. Guardando la mappa ho visto che mancavano circa 30 km a una piccola moschea, così ho abbassato la testa e ho cominciato a pedalare verso quello che speravo fosse un rifugio. Dopo qualche chilometro però un autobus turistico si è fermato accanto a me, mi hanno chiesto se avessi bisogno di un passaggio e viste le condizioni ho accettato. Mi hanno accompagnato fino alla città più vicina. Dopo un paio di giorni sono ripartito in direzione Aktau, dove si sarebbe conclusa la mia tappa in Asia centrale. Ultima notte in tenda in Kazakistan. Questo è il posto. Caro diario, l'Asia centrale mi ha insegnato che i luoghi più duri possono essere abitati dalle persone più gentili. Ho affrontato deserti, montagne, tempeste e condizioni che non avrei mai immaginato. Eppure non mi sono mai sentito davvero solo. Ovunque sono stato c'è sempre stato qualcuno pronto ad aiutarmi senza chiedere nulla in cambio. Questo è stato sicuramente uno dei tratti più difficili del viaggio, ma anche quello che mi ha fatto crescere di più. Mi ha insegnato a resistere, ad adattarmi e ad avere fiducia nelle persone. Adesso è arrivato il momento di salutare l'Asia centrale e riprendere a pedalare verso casa. Narni è ancora lontana, ma sapere che ogni nuova frontiera mi porterà sempre più a ovest rende quel traguardo un po' meno irraggiungibile. Benvenuti in Azerbaijan, adesso rimontiamo le borse e partiamo verso ovest, verso Georgia e Turchia. Dopo aver attraversato il Mar Caspio sono arrivato a Baku, in Azerbaijan, e da lì ho continuato a pedalare in direzione della Georgia. Lungo la strada ho incontrato persone estremamente ospitali, ma c'è stato un incontro che mi è rimasto più impresso di tutti. Forse proprio perché ero uno straniero, una persona ha deciso di aprirsi con me e di raccontarmi la sua storia. Mi ha detto che mentre lavorava in Russia aveva pubblicato su Facebook un messaggio in cui chiedeva libertà, accompagnato da una bandiera degli Stati Uniti. Quando poi è rientrato in Azerbaijan è stato arrestato, picchiato per tutta la notte e accusato di essere una spia americana. Ha trascorso 3 mesi in prigione e ha potuto riottenere la libertà solo dopo che suo padre ha pagato l'equivalente di circa 8.000 euro. Anche dopo essere uscito però non ha potuto lasciare il paese per i 6 anni successivi. Ascoltare il suo racconto mi ha fatto rendere conto di quanto, molto spesso senza nemmeno accorgercene, siamo fortunati a vivere nella parte del mondo in cui siamo nati. Oggi giornata veramente lunga, sta piovendo, non ha smesso mai di piovere. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh mamma mia.
continuato a pedalare fino ad entrare in Turchia. Questa parte del viaggio è stata probabilmente una delle più dure dal punto di vista delle condizioni ambientali. Per giorni infatti ho pedalato sotto la pioggia, con un forte vento contrario e temperature piuttosto basse. Ho continuato così fino a raggiungere la Cappadocia, dove, grazie all'influenza del mar Mediterraneo, il clima è cambiato completamente e le condizioni sono finalmente migliorate. Oggi è giornata difficile, freddo, tanto freddo, c'è un vento gelido e il tempo minaccioso. Benvenuti in Cappadocia. Diciamo che per questa sera questo è il nostro spot per dormire. Stamattina mi sono svegliato e ho trovato questa vista. Dopo un paio di giorni sono ripartito dalla Cappadocia in direzione di Istanbul, percorrendo circa 700 km. Mancano 310 km ad Istanbul. Ormai il clima era migliorato, ma il problema principale erano diventati i kangal, enormi cani da pastore lasciati liberi. Proprio qui ho vissuto uno dei momenti di maggior paura dell'intero viaggio. Mentre passavo vicino a una fattoria, 2 kangal mi hanno attaccato e il loro abbaiare ha richiamato altri 5 kangal. Per fortuna questi si sono fermati una quindicina metri da me e una volta che mi sono fermato con la bicicletta hanno perso interesse. Ho dovuto solo gestire i primi 2 cani, una situazione a cui ormai ero abituato. Va bene, dai, calmiamoci. Voi siete grandi, io sono un umile, non vi faccio niente, vi lascio stare, io cammino. Dopo 7 mesi finalmente rivedo il Mediterraneo. Eccoci arrivati nel cuore di Istanbul, la vecchia Costantinopoli. Caro diario, dopo 7 mesi passati in Asia, oggi sono finalmente tornato in Europa. Fa strano pensare di aver attraversato un intero continente in bicicletta. E per la prima volta adesso Narni mi sembra davvero vicina. Ecco il confine con la Grecia, si esce dalla Turchia. Dopo essere entrato in Grecia mi sono diretto verso l'Albania, infatti lì mi ha raggiunto mio padre che mi ha accompagnato fino a Trieste. Devo ammettere che quella è stata probabilmente la parte più semplice del viaggio, anche perché per qualche giorno ci ha pensato lui a offrire pranzo, cena e alloggio. Dopo aver raggiunto Trieste ero finalmente tornato in Italia, a più di 8 mesi dalla partenza. Lì ci siamo salutati, lui è tornato a casa in macchina, mentre io sono risalito in sella per affrontare gli ultimi chilometri. Ormai Narni era davvero a un passo. Entrati in provincia di Treviso. Siamo arrivati sul Po. Oggi è l'ultima notte in tenda. Siamo ad Orvieto e domani arriverò a Montecchio dove mi fermerò e mi mancheranno poi gli ultimi 50 km per Narni. E quindi questa è l'ultima notte che utilizzerò la tenda in questo viaggio. È l'ultima notte che mi cucinerò la mia pasta al pesto. Siamo a Fornole, manca poco. Mancano 3 km a Narni e un mix di emozioni, ansia, perché per mesi e mesi il mio obiettivo era quello di pedalare verso casa e ora sono arrivato a casa. Caro diario, ce l'ho fatta. Dopo 254 giorni di viaggio, più di 17.000 km percorsi, 18 paesi attraversati e 8 fusi orari diversi, oggi, 10 luglio 2026, sono finalmente arrivato a Narni. Sono tornato a casa. E oggi ho capito che quando trovi il coraggio di partire, i sogni smettono di essere sogni e diventano ricordi.